Vi ricordate l'ultimo video in cui spiegavo che con 300 euro era possibile trovare un bel appartamento? Lo trovate linkato qui sopra e anche in descrizione. Non che sia diventato impossibile trovare qualcosa a questo prezzo, ma sicuramente non è più un parametro di riferimento affidabile. Se volete conoscere come si è evoluto il mercato immobiliare degli affitti qui in Tunisia, seguite questo video. Tenete presente che quanto vi racconterò è frutto delle mie esperienze personali e delle testimonianze di amici che, cercando casa in varie località, hanno voluto condividere con me le loro ricerche. Mettetevi comodi, alla fine del video avrete un quadro completo, serio e affidabile. Sono arrivato in Tunisia, precisamente ad Hammamet, a settembre del 2022. Esplorando il mercato degli affitti, avevo notato che con 600-700 dinari al mese si potevano trovare appartamenti non ammobiliati di buon livello. Allontanandosi leggermente dall'area prettamente turistica, era possibile trovare soluzioni anche intorno ai 550-650 dinari, sempre non ammobiliati. Nelle zone turistiche, anche con una parziale vista mare, i prezzi oscillavano tra gli 800 e i 1000 dinari. Con cifre tra i 1000 e i 1200 dinari era possibile trovare appartamenti o ville, non propriamente di lusso, ma sicuramente di pregio, ben rifinite e completamente arredate. Questi prezzi erano leggermente più bassi a Sousse e a Monastir, anche se la differenza si assestava intorno ai 200 dinari circa. Vediamo allora la situazione attuale. Raccontatemi direttamente da persone come voi, confrontandola poi con Monastir, dove vivo adesso e di cui posso parlarvi per esperienza diretta. Oggi è praticamente impossibile trovare appartamenti a 600-700 dinari, a meno che non ci si accontenti di strutture datate, con mobili non proprio perfetti e fuori dalle aree turistiche. Insomma, appartamenti molto modesti. Se parliamo invece di soluzioni in zone turistiche, con parziale vista mare e in ottime condizioni, dobbiamo considerare almeno 1500 dinari, o poco meno come base di partenza. Alcuni appartamenti nuovi arrivano tranquillamente a 1800 dinari. Mi riferisco ad appartamenti generalmente di 2 camere e un bagno, con un bel balcone o terrazza, con posto auto. Per soluzioni con 3 stanze, 2 bagni in ottime condizioni, se non nuove, si parla di 2000-2500 dinari. Questi prezzi sono indicativi per varie località e dalle testimonianze raccolte ho notato che non esistono più grosse differenze tra Hammamet, Sousse e Monastir. Confrontando i prezzi di 2 anni fa con quelli attuali, possiamo parlare di un aumento dell'80% e più. A Monastir in particolare un incremento significativo si è registrato proprio negli ultimi 4-5 mesi, eliminando quella piccola differenza di prezzo che esisteva rispetto ad Hammamet. Di fronte a queste cifre sorge spontanea una domanda: come fanno i tunisini che hanno stipendi base di 800 dinari al mese? È una domanda che si pone naturalmente chi non vive qui e non può comprendere appieno la realtà locale. Nelle aree turistiche dove abitano gli stranieri, gli unici tunisini che prendono casa sono quelli con parenti all'estero, che quindi percepiscono stipendi europei e credetemi, sono numerosi. Basta fare un giro in centro per osservare auto, SUV e vetture nuove guidate da tunisini e tunisine, moltissime donne in verità, e famiglie che abitano in centri residenziali di lusso. Ovviamente non tutti i tunisini sono così fortunati e facoltosi, la stragrande maggioranza vive con stipendi ben diversi, tra i 600 e i 1000 dinari, e risiede nelle zone popolari, caldamente sconsigliate agli stranieri per ragioni di sicurezza, dove si trovano appartamenti a costi bassissimi, mediamente intorno ai 200 dinari. Perché gli affitti sono aumentati così tanto nell'ultimo periodo e in che modo questi aumenti hanno influenzato l'economia tunisina? Possiamo attribuire la responsabilità solamente agli italiani che quando venivano mostrati loro appartamenti a 250 euro al mese esultavano evidenziando la differenza con l'Italia? Certamente questo ha contribuito, ma c'è da considerare che anche la Tunisia ha preso consapevolezza dei costi della vita in Italia, specialmente per quanto riguarda gli affitti.
Quindi, rendendosi conto di offrire affitti molto convenienti, hanno deciso di mantenerli vantaggiosi, ma non così tanto come in passato. Chi pensa che questi aumenti abbiano danneggiato il popolo tunisino di fascia economica bassa si sbaglia, perché come già spiegato, il popolino vive in aree differenti, più interne, anche se non di molto. Cosa hanno cambiato quindi questi aumenti nella vita dei tunisini? Hanno creato una nuova categoria di tunisini benestanti, persone che hanno ereditato appartamenti dalle famiglie o che hanno investito risparmi guadagnati magari all'estero e che affittandoli a stranieri hanno visto cambiare sostanzialmente il loro tenore di vita. Cosa possiamo aspettarci quindi nel prossimo futuro, considerando il ritmo di aumento osservato? Sicuramente gli affitti continueranno a salire, anche se secondo la mia modesta opinione non cresceranno eccessivamente. Si ragionerà sul fatto che oltre un certo limite gli italiani inizieranno a scegliere meno la Tunisia come meta di trasferimento. Tuttavia francesi e tedeschi, che stanno aumentando sempre di più la loro presenza, hanno parametri di costi nei loro paesi più elevati, quindi troverebbero comunque conveniente anche prezzi più alti. In sostanza, se fino a 2 anni fa si poteva trovare un appartamento intorno ai 200 euro o poco più in condizioni buone, oggi ce ne vogliono circa 400 e questo deve necessariamente far riflettere chi con pensione di 1000 euro o poco più vuole trasferirsi in Tunisia. Non sto dicendo che con 1000 euro sia impossibile viverci, ma sicuramente all'inizio, non essendo ancora abituati alla cultura alimentare locale e alle modalità più convenienti per fare la spesa, potrebbe risultare difficile se non si dispone di un budget di supporto. Sempre relativamente alle case in affitto, un altro motivo per cui i prezzi di tante case e appartamenti nelle zone turistiche sono aumentati può essere la consapevolezza da parte dei proprietari dei potenziali guadagni negli affitti stagionali. Una casa vicino al mare a Monastir, di 2 camere per esempio, si affitta tra i 1.500 e i 2.000 dinari a settimana nei periodi estivi e nei mesi più richiesti come luglio e agosto anche di più. È evidente che un proprietario possa trovare conveniente tenere la casa libera durante l'inverno per affittarla da aprile a settembre settimanalmente, guadagnando molto di più rispetto ad un contratto annuale. Da qui nasce il ragionamento di alcuni proprietari che giustificano la necessità di affittare annualmente ad un costo più alto, per venire incontro alla nostra esigenza di avere un contratto annuale per il permesso di soggiorno, pur garantendosi un'accettabile compensazione economica. Certamente l'economia della Tunisia sta cambiando e l'incremento di residenti stranieri sta facendo la sua parte, nel bene e nel male. Non resta che vedere cosa succederà tra 1 o 2 anni, o probabilmente anche prima di quanto possiamo immaginare. Una cosa è certa: se volete informazioni sulle case in affitto in Tunisia, prestate attenzione alle date di registrazione dei video su YouTube. Video che risalgono a 1 anno fa, ma anche a soli 6 mesi, è meglio non prenderli assolutamente in considerazione, perché le cose cambiano molto, ma molto velocemente, e giunti qui vi trovereste a fare i conti con una realtà totalmente diversa.